Oggi parleremo di un argomento affascinante e complesso, i meccanismi di difesa dell'io. Sono degli stratagemmi inconsci che la nostra psiche mette in atto per gestire ansia, stress e conflitti interni. Come vedremo, questi meccanismi compromettono la nostra capacità di vedere la realtà per quella che è, di conseguenza comprometteranno la nostra realizzazione e le nostre relazioni. Lo psicologo aiuterà il paziente a individuarli e a liberarsene. Lo guiderà verso nuove modalità per gestire in modo armonico il suo rapporto con il mondo esterno. Prima di immergerci nell'argomento, vi presento Anna Freud, la figlia di Sigmund Freud, che ha descritto nel suo libro questi meccanismi. Cosa sono i meccanismi di difesa? La teoria di Sigmund Freud ci dice che dentro di noi ci sono tre parti, immaginatele come tre personalità distinte. La prima, l'ess, ci spinge verso la ricerca del piacere. La seconda, chiamata superio, ci frena con le sue regole morali. La terza, l'io, cerca di mediare tra le due e il mondo esterno. Immaginiamo l'io come un vigile urbano della psiche. Il suo compito è mantenere l'ordine e l'equilibrio tra le spinte contrastanti dell'ess e del superio, in base a quello che succede intorno a noi. Quando questa armonia viene minacciata da ansia, stress o traumi, l'io attiva i meccanismi di difesa. Esistono diverse tipologie di meccanismi di difesa, ognuno con caratteristiche e funzioni specifiche. Vediamone alcuni nel dettaglio. 1. Rimozione. È il processo di espellere dalla coscienza pensieri, emozioni o ricordi inaccettabili o dolorosi. Questi contenuti, rimossi, non scompaiono nel nulla, ma rimangono nell'inconscio e possono comunque influenzare pensieri, emozioni e comportamenti in modo indiretto. La rimozione protegge l'individuo da ansia, stress o traumi eccessivi. Se usata in modo eccessivo, la rimozione può portare a negare la realtà. Si avranno inoltre molte difficoltà ad affrontare eventi e situazioni spiacevoli. Potranno comparire inoltre sintomi psicosomatici. Malessere fisico causato da stress emotivo represso. Compariranno anche disturbi della memoria con difficoltà a ricordare eventi o informazioni. 2. Negazione. La negazione è il rifiuto di riconoscere la realtà di un evento o di una situazione spiacevole. Può manifestarsi in diverse forme. Una è la negazione di un fatto. Ci si rifiuta di accettare che un evento sia accaduto. Negazione di un sentimento, rifiutare di provare o riconoscere una certa emozione. Negazione di una responsabilità, rifiutare di assumersi la colpa per un proprio comportamento. La negazione offre una protezione immediata da ansia e dolore emotivo. Se usata in modo eccessivo, la negazione può portare a distorsione della realtà, incapacità di vedere le cose per come sono realmente. Difficoltà relazionali, problemi nel comunicare e mantenere relazioni sane. Comportamenti di evitamento, tendenza ad evitare situazioni o persone che potrebbero far emergere la realtà negata. 3. Proiezione. La proiezione è un meccanismo di difesa che consiste nell'attribuire a qualcun altro i propri pensieri, sentimenti o desideri inaccettabili. In questo modo, l'individuo evita di confrontarsi con aspetti di sé che considera negativi o indesiderabili. La proiezione permette di allontanare l'ansia derivante da pensieri, sentimenti o desideri dell'ess, considerati inaccettabili dal superio. Se usata in modo eccessivo, la proiezione può portare a percepire gli altri come colpevoli o minacciosi, generando conflitti interpersonali. Di conseguenza si avrà difficoltà ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e dei propri sentimenti. Comprometterà quindi nel soggetto la capacità di riconoscere i propri difetti e le proprie debolezze, e quindi di migliorarsi. Spostamento. Lo spostamento è il meccanismo di difesa che consiste nel dirigere un impulso o un'emozione da un bersaglio verso uno più sicuro o accettabile. Lo spostamento permette di esprimere impulsi o emozioni in modo socialmente accettabile, riducendo l'ansia e la tensione. Se usato in modo eccessivo, lo spostamento può portare a comportamenti aggressivi passivi, espressione indiretta di rabbia o ostilità attraverso atteggiamenti manipolatori o vittimistici. Fobie, paura irrazionale e sproporzionata verso oggetti o situazioni che simboleggiano in realtà qualcosa di più minaccioso. Disturbi psicosomatici, malessere fisico causato da stress emotivo reindirizzato verso il corpo. 5. Idealizzazione.
È un meccanismo di difesa che consiste nell'esagerare le qualità positive di una persona o di una cosa, creando un'immagine perfetta e irrealistica. Questo può avvenire per compensare debolezze o mancanze in se stessi o negli altri. L'idealizzazione permette di trovare conforto e sicurezza in un mondo percepito come minaccioso o inaffidabile. I meccanismi di difesa, seppur inconsci, hanno un ruolo importante nel nostro benessere mentale. Ci permettono di affrontare situazioni difficili, ridurre l'ansia e proteggere la nostra autostima. Tuttavia, un uso eccessivo o rigido di questi meccanismi può diventare controproducente, portando a distorsioni della realtà, relazioni disfunzionali e difficoltà emotive.